Se pensi che scrivere un prompt ingegnerizzato voglia semplicemente dire aggiungere una frasettina all'inizio del tuo prompt, come ad esempio agisci come se fossi un esperto di, allora stai sbagliando tutto, perché questo non è prompt engineering e questo che ti ho appena descritto è un uso sbagliato del metodo chiamato role method, metodo del ruolo. Infatti vedremo più avanti in questa serie che scrivere l'esempio che ti ho appena fatto non ha nessuna influenza nell'output finale. Potresti tranquillamente non scriverlo e ti viene fuori la stessa identica roba. Avremo tempo di parlarne in questa serie. Benvenuti sul canale in questa nuova stagione 2025. Siamo al secondo episodio della nostra serie sul prompt engineering e come sapete in questa serie vedremo tutte le tecniche principali per permettervi di imparare il prompt engineering, ma fatto bene. La missione di oggi è quella di iniziare a guardare le prime tecniche e anzi dobbiamo parlare proprio dalla base, che è un segreto di Pulcinella che in realtà tanto di Pulcinella non è, perché me l'avete chiesto in molti nello scorso video. Se vi piace l'idea del prompt engineering e volete che io continui a produrre questo tipo di video, fatemelo sapere lasciando un mi piace su questo video, così io ho modo di capire se effettivamente volete che continui o no, anche perché lasciando un mi piace su questo video state letteralmente dicendo al dio algoritmo di YouTube se questo video merita o no di essere proposto ad altri utenti che come voi sono interessati al prompt engineering. Iniziamo subito e prima di passare al segreto di Pulcinella dobbiamo vedere una cosa fondamentale. Cos'è il prompt engineering e perché serve il prompt engineering? Fare prompt engineering non vuol dire mettere una frase standardizzata all'inizio o in mezzo al resto del vostro prompt, perché il prompt engineering è in realtà una struttura che incastra in se stessa una serie di tecniche di prompting che mirano all'ottimizzazione del prompt per ottimizzare l'output finale, evitando il più possibile le risposte standard e bruttine che danno gli LLM e ovviamente si tenta anche di evitare quanto più possibile le allucinazioni. Casi d'uso del prompt engineering? I miei casi d'uso preferiti sono quelli sulla creatività, un LLM non è creativo di per sé. I casi di programmazione sono altri dei miei casi preferiti, le parolacce che ho tirato per creare un prompt per far scrivere intelligenze artificiali a GPT 3.5. Vi ricordate, no? Quanto faceva schifo programmare GPT 3.5? Immaginatevi le parolacce. Gli altri casi che a me piacciono tantissimo, penso l'abbiate capito se mi seguite da un po' anche su TikTok, sono i jailbreak universali. È la cosa più divertente del mondo studiare e scrivere un jailbreak. Anche dei jailbreak ne parleremo in futuro. Però se non conosci le tecniche di prompt engineering e non sai costruire un prompt in modo funzionale, stai in realtà sprecando almeno il 90% del potenziale dell'LLM e, cosa ancora più grave, probabilmente stai ottenendo risultati banali senza nemmeno accorgertene e di conseguenza per te non avrà senso il prompt engineering, ma grazie se non l'hai mai visto. Ora, sicuramente qualcuno di voi avrà pensato o avrà visto in giro sui social qualcuno che dice ma nel 2025 i modelli sono così avanti che il prompt engineering non serve a niente. Ed è sbagliato. Sbagliato perché è vero che i modelli si evolvono e riescono a rispondere in modo corretto a prompt banali e anche la capacità di logica è migliorata. Basta vedere questo esempio. Questo esempio è uno dei tanti esempi che potete trovare a cui facevano veramente fatica a rispondere, ma basta solo aumentare un po' la difficoltà, aumentare il livello ed ecco che già abbiamo perso tutta quella magia e quella parvenza di intelligenza che avevamo fino a un secondo prima. Chiaramente, se vi serve ChatGPT per sapere la ricetta della torta di mele, ma chi se ne frega del prompt engineering? Se invece vi serve per cose un po' più da pro, allora sì, prompt engineering. E anzi, devi studiarla adesso? Perché si stanno sperimentando nuovi modi di far funzionare gli LLM e se aspetti rischi di rimanere così indietro che potresti fare ancora più fatica a recuperare le basi e a capire come si sono evolute per dialogare con gli LLM, perché chiaramente si evolve il modello ma si evolve anche il metodo di prompting. Iniziamo e vediamo il segreto di Pulcinella, che di Pulcinella non è. Molti pensano che un prompt possa funzionare allo stesso modo a prescindere dalla lingua in cui è scritto. Questo perché vedono che l'intelligenza artificiale risponde ugualmente, a prescindere dalla lingua in cui si scrive. Ma la realtà è molto diversa. La lingua in cui scrivi il prompt può influenzare enormemente la qualità della risposta, perché gli LLM, che ricordiamoci sono modelli linguistici di grandi dimensioni, non sono addestrati in modo uguale
in tutte le lingue. Per esempio, la maggior parte degli LLM è stata addestrata prevalentemente su testi in inglese e questo vuol dire che il modello ha avuto più esempi di contenuti, più esempi di strutture grammaticali in inglese rispetto ad altre lingue. Quindi avrà più dati per capire le sfumature della lingua e questi dati permettono di capire meglio le ambiguità, le metafore, le strutture sintattiche complesse e di conseguenza il modello sarà più preciso nell'estrarre il contesto dal prompt. Quindi che un LLM risponda anche se gli si scrive in italiano non vuol dire che scrivere in italiano sia esattamente la stessa cosa che scrivere in inglese o comunque nella lingua in cui quell'LLM è stato maggiormente addestrato. E questo non vuol dire che l'LLM ragioni in inglese. Per farvi un esempio, nei jailbreak una delle tecniche base è proprio quella di scegliere la lingua da usare o le lingue da usare per sfruttare le diverse sfumature linguistiche e così ingannare il modello sul significato di alcune parole e quindi sul contesto. Lo vedremo meglio quando arriveremo più avanti a parlare di jailbreak. Quindi, qual è questo il segreto di Pulcinella? Il segreto di Pulcinella è che nel prompt engineering, salvo casi specifici come appunto nei jailbreak, si tende a preferire l'utilizzo della lingua su cui il modello è stato più addestrato e questo per ottenere un output più preciso e coerente. E questo riduce il rischio di interpretazioni vaghe o meno strutturate dovute alla scarsa o minore rappresentazione della lingua nei dati di training. Alcune lingue infatti presentano costruzioni e strutture grammaticali meno comuni nei dataset dell'LLM, aumentando così il rischio di risposte meno accurate e più generiche. Questo a meno appunto di non voler sfruttare proprio questa caratteristica per scopi precisi. Ora che finalmente sappiamo perché nel prompt engineering si tende a scrivere in inglese, siamo pronti ad iniziare davvero. Nei prossimi video inizieremo con le tecniche vere e proprie e vedremo perché, per esempio, scrivere una frase come agisci come un esperto di X non equivale a usare un run method fatto in modo corretto e soprattutto perché non cambia assolutamente niente a livello di output farlo così e vedremo anche come farlo bene, ovviamente. Dovevo per forza iniziare a parlarvi della scelta della lingua perché non si può costruire una casa senza prima aver gettato le fondamenta. Vi lascio in descrizione anche lo scorso video nel caso in cui non l'abbiate visto. Ho in cantiere un nuovo format che sto facendo poco a poco che si chiama Progetti, che andrà di pari passo con la serie del prompt engineering e sto anche preparando una serie per chi non ne sa proprio niente di intelligenza artificiale e vuole iniziare ad imparare da zero. Così se avete anche qualche amico che non è esperto, ha sentito parlare di intelligenza artificiale ma non sa bene che cosa sia questa cosa, può iniziare a capirci qualcosa. Quindi se ti interessano questi argomenti iscriviti al canale e buon prompting!